Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature, io sono Joe. E io sono Sil. Raga, oggi è come ospite anche Sil perché andiamo a reagire al volantino Faller. Siamo alla seconda puntata del volantino Faller perché l'altra volta abbiamo fatto le stazioni, se non l'avete ancora visto andatela a guardare, e oggi invece andremo a fare tutti i passaggi a livelli della Faller, partendo dal prezzo più basso a quello più alto. Vi ricordo inoltre ragazzi che se volete farvi costruire da me, illuminato, non illuminato, invecchiato, non invecchiato, insomma come volete, potete contattarmi qua sotto su modjoystick@gmail.com. mi occupo di progettazioni, realizzazioni di origami plastici e tutte le costruzioni in kit. Fatemelo sapere se avete bisogno, sono a vostra disposizione. Ma ora Sil, vieni con me perché tu hai voluto. Iniziamo nel mondo della Faller, è allora, il marchio uno dei più belli che esiste al mondo. Ti ricordi quando avevamo il negozio, noi eravamo rivenditori Faller, ma anche a Wagen e anche Nock, mi ricordo benissimo, sì, che andavano moltissimo questi, sì, kit. Allora, partiamo subito con un kit, quello più economico, che in realtà è un passaggio a livello, ma non tanto passaggio a livello, nel senso sì, è un passaggio a livello, perché vedete ci sono le croci di Sant'Andrea, ma qua viene venduta a 6 euro e qualcosa, 6,90 euro, soltanto semplicemente il pezzettino di legno da mettere sui binari, che potete comunque, okay, vedete questo, però è molto bellino, sì, è dettagliato, sembra proprio legno vero quello, sì, lì. Quello là, infatti. Questo invece rappresenta un po' quello che è la colata di cemento. Cementino. Però molto bello, costa 6,90 €, vi danno solo questo pezzo della lunghezza di tipo, non lo dice, però vabbè ragazzi, proprio un pezzettino piccolino, 6,29 €. Comunque carino, non è, voglio dire, scala H0, se non sapete costruirvi le cose a mano, questo è l'ideale. Lo dovete mettere all'interno dei binari, vi ricordo che se dovete farlo dovete togliere le traversine, altrimenti non ci sta, fate fatica a metterlo. Allora andiamo avanti col prossimo e passiamo già a qualcosa di un po' più particolare, ragazzi. Bello. Siamo in un'ambientazione che a te piace molto perché è molto vicino alla zona dove abitiamo, sì, molto realistico, diciamo. Questa casettina, il lampione e il treno che passa, bellissimo. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo semplicemente a 20 euro circa questo passaggio a livello che viene venduto proprio così come lo vediamo, con le sbarre, sì, ok, un lampioncino non funzionante, le croci di Sant'Andrea, e poi abbiamo questa casetta, la classica casetta, sì, del casellante in legno, due di stile. Esatto, sì, due recintini. È una specie di diorama diviso a metà con questo ponte che va. No, non è un diorama diviso a metà, praticamente è la parte sinistra e destra, poi decidono di metterlo su due binari, un binario, eccetera. E poi ci sono le traversine di legno da mettere in mezzo per andare a coprire i binari, per far sì che le carrozze o le macchine possano passare. Molto bello, Sil. Vi ricordo come abbiamo fatto l'altra volta col catalogo Faller, che uno dei nostri fan, Mark Vanni, che saluto, ha scritto proprio un commento immenso dove ha votato numero per numero tutti gli articoli delle stazioni Faller che abbiamo fatto nello scorso video. Li ha votati tutti, grazie di cuore. Me lo aspetto anche in questo video da voi ragazzi. Votate qual è il passaggio a livello che vi piace di più, semplicemente. Può capire in effetti qual è il più richiesto anche nel mondo, perché esatto, sono i più belli. Andiamo avanti ragazzi, come mi fanno godere ste robe voi non lo potete capire. 25,99 €, Sil. Abbiamo qualcosa di più o meno molto simile a quello di prima, ma come possiamo vedere un po' leggermente. Qual è la differenza? Più moderno, un po' più moderno. È un po' più moderno, la casetta è già cambiata e i paletti, quelli che salgono e scendono, sono bianco e rosso. Le sbarre, sì. Invece quelli di prima erano completamente marroni, legno. Esatto, le sbarre che sono semplicemente bianche e rosse, e quelle di prima erano personalizzabili, perché erano probabilmente di legno, ma tu puoi comunque personalizzarle, con tanto di segnaletica, ma c'era anche prima. Questo 25 €. Carino? Sì. Raga, carino anche questo, che voto dai? Rispetto a quello di prima, diciamo un 6. Più bello quello di prima, più bello. Raga, andiamo avanti, arriviamo sempre alla cifra di 25,99 €. Aspetta che non ho guardato che scala è, perché ecco, questo è scala N. Scala N ed è uguale. Identico e preciso a quello che abbiamo visto prima, leggermente un po' modificato perché queste traversine qua plasticose andrebbero proprio invecchiate. Beh, questo proprio non è il top, raga. Beh, c'è sempre da dire il fatto che quando si passa da scala H0 a scala N i dettagli cominciano a diminuire. Però magari ci sono poi dei modelli che scala N rendono di più di quello che è simile a quello della scala H0. Sì, può succedere, ma solitamente la scala N te la devi sempre ritoccare un pochettino, anche l'H0, ma la N proprio devi partire da zero, perché guarda, anche il basamento sotto è... Sì, ovvio, è da sporcare, diciamo. Sì, molto, molto. Andiamo avanti, raga, 31,49 €. Oh, allora... Qua stile... Qui Nord. stiamo sempre stile Nord, perché comunque Faller fa tutto materiale tedesco e comunque adattabile anche alle nostre ferrovie. Abbiamo praticamente un'altra sbarra molto particolare, guardate. Sì, ha un gancio diverso sul finale, penso. Esatto, e poi ti vengono vendute insieme praticamente delle segnaletiche, una panchina
e questa due casette, sì, Due una casette. è il casellante, l'altro è praticamente materiale, attrezzature per eventuali manutenzioni sui binari. Molto carino, ragazzi. Qua cambia, ci sono anche dei recinti in cemento. Scala H0. Abbiamo qualche misura. Questo kit di costruzione contiene 78 pezzi singoli, 8 colori, una decorazione e un'istruzione di costruzione. Ricordo, raga, che la Faller fa appunto materiale assolutamente in kit di montaggio, e il kit è così, guardate, rifatevi un'idea. Per chi magari stesse cominciando adesso per farsi un'idea, è veramente... c'è tanto lavoro dietro, dovete procurarvi la colla, tagliare ogni singolo pezzo e incollarlo, ed eventualmente assolutamente verniciarlo e invecchiarlo, perché altrimenti, raga, diventano dei plasticoni. Però bellino, bellino. Andiamo avanti, Sil. Dove arriviamo? Sempre 35 euro e qualcosa, scala Z. Raga, allora, scala Z. Vogliamo aprire un capitolo incredibile? No, dai, però allora, aspetta, Gio. Cioè, scala Z è tanta roba, eh. Cioè, una volta penso che facevano delle schifezze assurde. Tanta roba, perché ultimamente, raga, a differenza di tanti anni fa quando avevo un negozio, la scala Z sta prendendo sempre più quota, proprio perché secondo me, specialmente nella parte bassa dell'Europa, gli spazi sono inferiori rispetto a magari a chi abita nel nord della Germania, che hanno quei casermoni enormi per poter dedicare tanto spazio al modellismo. Ah, ok. In questo caso noi italiani, per esempio, che vogliamo fare modellismo, abbiamo il problema spazio, cantina non ci può andare, il Dipende- solaio nemmeno. dipende dove vivi, insomma. Beh, però ragazzi, dovete fare sempre dei compromessi, perché quando fate poi magari un plastico in scala Z vi pentite, perché è bello che riuscite a fare tanta roba in poco Diciamo spazio. che la scala Z è portatile. Sì, Ci sta in vabbè, ma una questa, valigia. ragazzi, cioè, stiamo parlando di un passaggio a livello piccolissimo, guardate. C'è dentro tutto, come quelli di prima. Addirittura qua c'è proprio... Cioè, lo chalet, cioè, Sì, proprio il casello del passaggio a livello, dove abitava anche probabilmente il ferroviere dentro, come anche del resto si faceva in Italia, però è ormai completo di scomparso. segnali, a tutto quello che può Esatto, servire, quindi. ma stiamo parlando di una roba veramente piccolissima. È più piccolo? 110, quindi 11 centimetri. Cioè, così. Raga, scala Z affronteremo sicuramente degli approfondimenti nel corso dell'anno, perché ho in mente delle idee. Andiamo avanti, ragazzi. Siamo ancora in scala N, plastico ferroviario, questo lo conosco, dove è stata fatta sta foto. E questo è anche questo uguale a quello di prima, Sil, quello in scala Z, solo che è in N. Uguale, guardatelo, proprio uguale. Vediamo, è uguale. Sì, infatti se tu vai a guardare poi le misure cambiano di 204, quasi raddoppia. E il prezzo? Il prezzo è simile, Ah, no, 39 euro, vabbè, ok. 39 euro avete questo passaggio a livello. Stiamo salendo mano a mano di prezzo, cosa ci aspetterà un passaggio a livello magari da 100 euro? Cosa succederà Non mai? lo so, però intanto votate qual è fino ad ora il migliore, quindi da 1 a 10. Allora Sil, guarda questo passaggio a livello qua siamo già in epoca moderna, ragazzi. Troppo moderna. Questo passaggio a livello costa 56 euro in scala H0, guardate, è fatto con le sbarre Ok. di, diciamo, ecco, questo è fatto direttamente in plastica, non so se questo... Ah, poi c'ha la segnaletica luminosa. Sì, questa è una cosa diversa. Ok, probabilmente questo è un passaggio a livello, andiamo a prendere i dettagli. Che cosa ci dice? Questo kit contiene, vabbè, 74 pezzi, 6 colori, bla bla bla, utilizzare lavoro... Ok. Non dice se è elettrico, quindi vediamo un po', scarica il manuale, diamo un'occhiata veloce, ragazzi. 56 euro, cosa mi stai dando? Mi sa di sì. Allora, c'è un meccanismo. Ok, questo ha il meccanismo, quindi ok, motorizzabile, ma il servo, ok, sì. Raga, questo è motorizzabile e il servo ve lo dovete comprare a parte, ovviamente, anche della Faller lo vende, c'è il codice, poi magari di questo ne parleremo più avanti, perché magari andremo a fare, ecco, potete gestirlo anche con i kit della Faller, ed è motorizzabile, ecco il perché viene venduto in questo meccanismo compattato, diciamo. Carino, dai. Sì, simpatico, solo che tornando all'immagine vedo che l'unica cosa che mi piace molto, che spicca di più, è la casella dietro. Che non c'entra niente col passaggio a livello. Non c'entra niente, però c'ha la vista a treno che passa, quindi la Pensa cosa te. bella è quella. Che fortuna. Raga, andiamo avanti. Oh, scala N, 78 euro. Anche qui dall'immagine capiamo subito una cosa, la movimentazione Certo, delle sbarre si anche muove. in questo caso. Andiamola a vedere nel dettaglio. Bello il caseggiato, molto bello col mattonato come piace a me, e il perlinato sopra il legno. È molto bello questo, sì. Anche perché ho visto che si può mettere nella curva, fa molta scena questo. Molto bello, ragazzi. E poi guardate qua, anche questo mi sa che viene venduto col motore incluso. Andiamo a vedere, perché questo costa 78 euro. È probabile che abbia il motore incluso. Vediamo, voglio proprio vedere.
Incluso motore, sì raga, questo ha anche il motore dentro. 78 euro, anzi 79. Sì. Però, vabbè, con 80 euro voi avete un passaggio a livello questo potremmo metterlo magari eventualmente nel nostro modello, nel nostro diorama? Sì, ci Il sta. nostro plastico in N. Chi non ha ancora seguito il nostro plastico in N, andateci a seguire la playlist del nostro plastico che cominceremo tra un pochino ancora a portare avanti perché stiamo ripartendo adesso, raga. L'altro giorno è uscito anche il video dell'avanzamento dei lavori del plastico Titanium, andatela a vedere. Raga, sì, anche questo qua è motorizzato, guarda Sil. Sì. Cioè è motorizzato e il motore è incluso, c'è un ingranaggio dentro abbastanza complesso questo da montare raga, c'è scritto, e questo puoi farlo come hai detto tu sia in curva che dritto, molto bello. In curva mi piace molto. Ti piace? Sì, non l'avevo ancora visto. Mettete nei commenti se vi piacciono di più passaggi a livelli in curva o passaggi a livelli rettilineo. Ragazzi, torniamo ancora a noi, 78 euro lo lasciamo, abbiamo gli ultimi 2 passaggi a livelli, Sil, saliamo ancora di prezzo, 89 euro. Scala H0, ragazzi, questo passaggio a livello è con, guarda che qua, questo qui c'è la rettina sotto. esatto, ha praticamente la sbarra sotto di sicurezza, praticamente sì, giusto, per non far passare sotto le motociclette, cosa che fanno comunque ormai nessuno le rispetta, e quando si alza si abbassano, ok, non mi viene in mente il nome come si possa, forse a baionetta, ok, e praticamente ragazzi guardate, carina, la casetta è uguale a quella che abbiamo visto prima, raga. È uguale, solo che hanno cambiato le sbarre. Forse sono anche diversi lampioni, il modello. No, mi sa che saranno uguali. No, forse hai ragione, sì. E poi comunque, vabbè, molto plasticoso, Però la cosa bella è che anche questo è, credo, motorizzato, col motore incluso. Yes, movibile. No, forse questo qui... Movibile. No, questo non ha concessione di istruzioni. Vediamo, no, voglio vederlo, raga, perché devo capire. Cioè, 80 euro mi devi vendere anche il motore. Vediamo, kit di costruzione, ok. C'è tutto compreso dentro, sotto tu puoi... Vediamo se è collegato a un motore. Sì, il motore c'è. Ok, sì, c'è anche il motore. Grazie delle istruzioni anche in italiano che non ci sono, però vabbè, sono dettagli. Il motore, ragazzi, qua dovrebbe essere incluso. Sicuramente, ragazzi, 80 euro. Finiamo, Sil, con l'ultimo passaggio a livello. Preparati. Perché è qualcosa di boom, 200 euro. Così di botto 200 euro. Perché ragazzi? 200 euro tra l'altro, guardate l'edificio. Ah, c'è anche la locomotiva? No, te lo scordi. Ragazzi, 200 euro questo passaggio a livello molto semplice che è uguale a quello che abbiamo visto prima. Però anche qual è la differenza? Vabbè, ma questo qui è praticamente, guardatelo, ok, con le sbarre, con la segnaletica luminosa, ed è gestibile con il modulo Faller, il 120171, che vi permette di digitalizzare il tutto. Inoltre questo ha il motore incluso ed è elettronico, quindi digitale a tutti gli effetti. Guardiamo un attimo 2 cosine al volo, ok, giusto 2 dettagli per farci un'idea. Guardatelo ragazzi, questo è facile da montare. La casetta tra l'altro è uno stile che può essere riportato anche nel nostro stile italiano FS tranquillamente con qualche ritocco, e la strada, guardate, la potete lavorare con praticamente decidere le distanze, quindi se avete problematiche varie con questo lo risolvete perché avete il distanziatore a dima e potete far andare praticamente il vostro treno, che viene commutato con il passaggio di eventuali articoli della Faller Car System, ok, quindi è particolare. È digitale, quindi potete collegarlo semplicemente a questo kit che vi permette di gestirlo. E ovviamente questo cos'ha? Sì, te lo dico io cos'ha. Le sbarre si alzano lentamente, ok, come nella realtà. Ah, ok, molto carino. Ai tempi reali. Rispetta, sì, la realtà dei movimenti. E comunque le luci ci sono sia da una parte che dall'altra. Esattamente, sì, ci sono anche le luci di segnaletica. Bene, con questo passaggio a livello sì, l'abbiamo finito. Però allora, questo, l'ultimo, ti devo dire la votazione mia, sì, che rispetto a quello che mi piace, diciamo un 7,5. Ecco, 7,5 secondo me. Perché guarda quelle croci lì messe così, vabbè, potrebbero stare in una specie di collina, è un passaggio a livello. Pianura, così. È un passaggio a livello. La casetta mi piace, sì, è carina, ma quella di prima era proprio bella, c'era la scaletta, si saliva, vabbè. Raga, ci vediamo alla prossima, grazie per averci seguito, un abbraccio, mi raccomando, like, iscrizione e alla prossima, ciao!